Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. In questa puntata parlerò di come pronunciare le consonanti doppie in italiano. Ho deciso di farvi molti esempi a riguardo, così da capire al meglio quando e come pronunciare le doppie in una parola. Tutti sappiamo che le consonanti doppie in italiano sono molto importanti, perché la loro presenza cambia il significato di una parola. Ad esempio, sette non è la stessa cosa di sete, sono due parole diverse. Tonno non è la stessa cosa di tono. Cappello non è la stessa cosa di capello. Riuscite a sentire la differenza di pronuncia? Per alcune parole è veramente importante pronunciare la consonante doppia. Per esempio, per parole come anno e penne, come l'anno scolastico e le penne per scrivere, è importante distinguere le doppie in tali parole. Sono sicuro che molti capiranno il perché di questa importanza. Oggi, quindi, voglio parlarvi di un piccolo trucco con cui potete esercitarvi per imparare a pronunciare le consonanti doppie o semplicemente per dare l'idea a chi vi ascolta che voi le stiate pronunciando. Prendiamo ad esempio la coppia di parole palla e pala. Palla e pala. Per pronunciare la doppia L devo allungare il suono di questa lettera e dare minore enfasi alla vocale che la precede. Quindi, in questo caso, la lettera A. Palla, palla. Il suono della A deve restare breve, mentre il suono della L deve essere allungato. Palla. Al contrario, per pronunciare una sola L nella parola pala, devo allungare il suono della A, quindi devo dare maggiore enfasi alla lettera A, non quindi alla lettera L. Pala. Quindi, quando vi esercitate, non abbiate paura di esagerare la pronuncia e il movimento della bocca. Secondo le informazioni che vi ho appena dato, dobbiamo pronunciare palla e pala. Palla, pala. Facciamo un altro esempio con la coppia di parole cassa e casa. Cassa e casa. Qui abbiamo anche una diversa pronuncia della S. La doppia S risulta in un suono sordo. La A è breve e tutta l'enfasi è sulla S. Cassa, cassa. Quindi non dico cassa, no, cassa, cassa. Una sola S, in questo caso, tra due vocali, risulta in un suono sonoro che assomiglia ad una Z. La lettera A che precede la S è allungata. Casa, casa. Quindi, per pronunciare bene una parola con una consonante doppia, il trucco è quello di allungare il suono di quella consonante e mantenere il suono della vocale che la precede, per il minor tempo possibile. Abbiamo parlato di come allungare i suoni di alcune consonanti per dare l'impressione di pronunciare una consonante doppia, e questo è possibile con consonanti come L, N, M, eccetera, che appunto non presentano difficoltà di tenuta sonora. Come possiamo dare l'impressione di pronunciare una consonante doppia quando si hanno le lettere T, D, B, G e risulta difficile tenere il suono a lungo? Il trucco è semplice, è quello di eseguire una pausa. In sostanza, ci fermiamo e tratteniamo il respiro. Vediamo degli esempi.
dottore, tetto, addobbare, abbaiare. Per me, ovviamente, è molto facile pronunciare le consonanti doppie, perché essendo madrelingua italiana sono abituato a farlo e quindi ho imparato come pronunciare le doppie. Ovviamente, questo risulta difficile per le persone la cui madrelingua non presenta suoni doppi per le consonanti. In sostanza, ho voluto fare questa puntata per farvi vedere che non è poi così difficile farlo seguendo questi piccoli trucchi. Adesso vi pronuncerò delle parole con una sola consonante per farvi sentire la differenza. La parola corretta è dottore, quindi sentite la doppia T. Si sente molto bene. Se io tolgo una T, il suono cambia e cambia anche la pronuncia. Quindi io dirò dotore. Ovviamente questa non è la parola corretta. Ve la dico solamente per farvi sentire la differenza di pronuncia. Dottore, dotore. Sentite? C'è una differenza molto evidente. Quando trovate una consonante doppia che è occlusiva, provate a fare una pausa per dare l'impressione di pronunciare il suono della consonante doppia. Come vi dicevo prima, pronunciare le consonanti doppie in italiano è davvero importante, soprattutto quando trovate delle parole che differiscono di una sola lettera. Quindi in quel caso è davvero importante proprio per evidenziare la differenza di parola e di significato. Negli altri casi, quello che voi dite è comprensibile dal contesto, quindi in parole come dottore, tetto, quelle che abbiamo visto adesso, è forse più facile pronunciarle e comunque non è così importante come fare la differenza tra nono e nonno, sete e sette, penna e pena. In questi casi è più importante. Se avete domande a riguardo, come sempre, potete mandarmi una nota audio su Anchor o contattatemi su HelloTalk. Tutti i link li trovate in descrizione. Vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata. Ci sentiamo nel prossimo episodio.